Cari amici di Crazy Motor Life, ben trovati per un nuovo appuntamento. Oggi parleremo con l'amico Carlo Baldi di Superbike e non possiamo non farlo, Carlo, se non facendo i complimenti a Alvaro Bautista che vince il suo secondo campionato. Ciao Giacomo, ciao a tutti. Sì, fantastico Alvaro. Era dai tempi 1998-1999. Carl Fogarty, che è un pilota Ducati, non faceva una doppietta, cioè non vinceva per 2 anni consecutivamente il mondiale. C'è riuscito Alvaro, che come vedremo poi parte anche già col ruolo di favorito, ma questo è un altro discorso. Parliamo 2024. Grandissimo campionato, secondo me titolo strameritato. Sì, ha dovuto lottare con Toprak, ma è un campionato mondiale e ci sono tanti campioni, scusate il gioco di parole, però Alvaro se l'è meritato tutto. Jerez non ha laureato solo Alvaro campione per quanto riguarda la World Superbike 2023, ma è stato già teatro dei test che presenteranno i nuovi protagonisti della World Superbike 2024. Tutto questo dopo la sigla con l'amico Carlo Baldi e avete 9 secondi di tempo per iscrivervi al canale. Carlo, allora tu eri lì presente, raccontaci come sono andati questi test. Bene, perché la prima giornata maluccio, perché la pista era, diciamo, siamo partiti con una pista quasi completamente asciutta il martedì mattina e con alcune chiazze, però insomma, che tra l'altro hanno causato un high side di Alvaro Bautista, una scivolata di Jonathan Ray, però insomma niente di particolare. Però da mezzogiorno circa è cominciato a piovere, quindi la prima giornata è finita lì e già c'era qualche indicazione, però sai, da prendere molto con le molle. Il giorno dopo invece splendida giornata di sole, qualche ora iniziale alla mattina per aspettare che la pista si asciugasse completamente e poi hanno girato tanto. Quello che ha girato di più, che è Andrea Iannone, ha fatto 70 giri, quindi insomma vuol dire che hanno girato tutti molto ed è stato un test proficuo, è stato un bel antipasto del 2024, per qualcuno magari c'è stata qualche, come posso dire, sorpresa, per me non tantissimo, nel senso che sì, Bulega non me l'aspettavo così in alto, ma lo aspettavo in alto e lo stesso vale per Andrea Iannone, però insomma ora magari vediamo punto punto di discernere questi test. L'hai appena nominato, Nicolò Bulega ha fatto un ingresso in World Superbike veramente da grande campione. Ma sai, lui se torniamo indietro nel tempo, lui è stato un bambino prodigio, un ragazzino prodigio per molto tempo. Poi ha incominciato ad avere qualche difficoltà, prima in Moto 3 e molte difficoltà ancora più grosse in Moto 2, quindi era molto, cioè, quando è arrivato in Supersport era un pilota troppo giovane per parlare di ritiro, ma era un pilota in seria difficoltà. La Supersport lo ha rilanciato, il paddock delle derivate lo ha accolto e rilanciato e lui è tornato ad essere quel gran talento che è, questo è indubbio. E aveva già provato la Panigale come minimo 2 volte, credo, la Panigale V4 logicamente, e mi ricordo di aver parlato con Serafino Foti dopo i test in agosto, se non sbaglio, al Mugello, e Serafino era molto molto contento, mi ha detto guarda, non ti posso dire i tempi, ma siamo rimasti tutti a bocca aperta, quindi mi aspettavo che anche a Erez non andasse piano, però sai, un conto è girare privatamente, diciamo, senza nessuna ambizione, nessun lavoro da svolgere, e un altro invece fare proprio dei test assieme agli altri piloti Superbike, quindi è stato veramente molto bravo, anche per lui, come vedremo per altri, un ottimo inizio, ma siamo solo all'inizio. Però che sia già così avanti, che per esempio abbia già sfruttato la gomma da tempo, che può sembrare una cosa diciamo di poco conto, invece non lo è assolutamente. Lo stesso Petrucci quest'anno ha fatto fatica, ancora fa fatica a dire il vero, a sfruttare la gomma da tempo. Toprak Razatioglu quando arrivò in Superbike ci mise più di un anno prima di sfruttare la gomma da tempo. Vuol dire che tu giri in un tempo con le gomme da gara, poi monti la gomma da tempo e devi abbassare almeno di un secondo. Non tutti ci riescono perché la moto dà risposte diverse, e invece Bulega ci è riuscito subito. Secondo me è una cosa insomma molto molto importante. Nicolò prende la sella lasciata libera da Michael Rubens e Rinaldi.
Rinaldi. Michael passa con il team motocorsa, lasciato orfano da Alex Bassani, passato in Kawasaki. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo nuovo matrimonio tra il team motocorsa e Rinaldi? Riprendendo il tuo discorso, è un po' il gioco delle tre carte, perché alla fine si spostano, ma le cose sono sempre loro, no? Come hai detto te, Bassani va in Kawasaki, lascia il posto libero a Rinaldi, Toprak va in BMW, lascia il posto a Ria, per cui è tutto un rimescolamento tremendo. Entrando nello specifico, io penso che Michael abbia fatto la scelta migliore. Lui giustamente ha fatto di tutto, ha aspettato il più possibile perché voleva rimanere su una Ducati. È chiaro, su una moto che lui conosce bene, che sa sfruttare, non a caso nei test è andato subito forte. La moto è quella, ed è stato molto onesto quando ha dichiarato, cioè lui sulla moto ufficiale diceva: ma è inutile che vi stupite di cosa fanno Petrucci, di cosa fa Bassani, la loro moto è uguale alla mia. Però sai, detto dall'ufficiale sembra quasi una giustificazione. Ora che corre con motocorsa, la prima cosa che ci ha detto: questa moto è uguale a quella che avevo io. C'era una differenza con l'impianto di scarico, ma è stato subito riadattato. Dice: questa è la stessa moto che avevo l'anno scorso. Poi chiaro, bisogna vedere come ci lavoriamo, come la mettiamo a punto, come la guido io, come quello che riesco a fare. Quindi ha fatto la scelta migliore e secondo me farà ancora meglio di quello che ha fatto col team ufficiale, perché avrà molta meno pressione, e l'abbiamo già visto quest'anno. Non appena il team Aruba ha detto con Rinaldi non continuiamo, il contratto finirà al termine della stagione, Michael ha vinto una gara, è andato sul podio, è come se si fosse tolto un peso dalle spalle, e questo peso non ce l'avrà più il prossimo anno. Parte in un team molto amichevole, dove devi logicamente impegnarti, ma in un clima familiare, tutti lavorano solo per lui, non ha nessun paragone scomodo nel team come aveva invece di là, che aveva un certo Alvaro Bautista. Quindi insomma le condizioni ci sono tutte. Secondo me Michael, ripeto, farà meglio di quello che ha fatto con il team Aruba. Carlo, visto che parlavi di ambiente familiare, anche il paddock della World Superbike avrà due fratelli che correranno nello stesso campionato. Esatto, perché solo i Marquez, anche noi abbiamo i Loves, e quindi sì, Sam ancora deve finire il campionato, ma l'anno prossimo correrà con una Ducati, anche lui, con la Ducati del team VDS, Mark VDS, mentre Alex rimane in Kawasaki, compagno di squadra di Axel Bassani, che tu hai citato prima. Ma penso che Sam andrà forte, però diamogli qualche gara di assestamento, ma secondo me farà bene. Un po' più difficile invece per Alex, che comunque insomma sai, con la Kawasaki insomma è sempre meno competitiva, no? Però il prossimo anno potrebbe avere dei giri, anzi ha già 500 giri in più, quindi insomma speriamo che migliori, ecco. Parliamo del più titolato pilota della World Superbike, Jonathan Rea. Cambio di casacca anche per lui, passa in Yamaha. Sembrava dalle foto, dai video che ci siamo scambiati, che lui già la guidasse da una vita questa moto. Come io dico spesso, ma avendo sempre paura di essere mal interpretato, la Yamaha, la R1 Superbike, è una moto tra virgolette, molto tra virgolette facile, nel senso che tutti quelli che ci sono saliti, e penso a Loris Baz, penso a Toprak che vinse alla prima gara in Australia, difficile che salgano su questa moto e trovino delle difficoltà. Figuriamoci Jonathan Rea. Poi è chiaro, arrivano subito a un livello molto alto, poi si tratta di migliorare un secondo e mezzo, e lì quella è la cosa difficile. Però che Johnny si trovasse a proprio agio sulla R1 ne ero sicurissimo. Sembrava un po' un bambino al primo giorno di scuola, nel senso che era sorridente, si guardava intorno, facce nuove, ambiente nuovo, vestito di blu, anch'io facevo un po' fatica così, dopo che dal 2015 che lo vedo vestito di verde, e quindi insomma lo prendavamo in giro, diciamo: guarda, non entrare nel box di quelli vestiti di verdi, devi entrare di qua tu, sai, talmente l'abitudine. Dico, questa appena rientra in box si infila nel team Kawasaki con una Yamaha. E a parte gli scherzi, era un po' emozionato, ma molto contento perché ci ha confidato che nelle gare di Erez, quando Toprak lo ha passato alcune volte, guardava la moto e diceva: cavoli, quella sarà la mia moto, quindi insomma se mi supera in questo modo anch'io potrò fare meglio. E sono sicuro, e qui mi sbilancio, ma sarà lui il vero antagonista di Alvaro Bautista nel 24, a mio parere.
il principale, ne avrà tanti, perché tutti vogliono battere il campione del mondo, ma alla fine quello che gli darà più filo da torcere, secondo me, sarà proprio Jonathan Rea. Anche perché presumo abbia una voglia del riscatto, visto gli ultimi anni e la difficoltà che ha avuto in sella alla Kawasaki per il pacchetto tecnico, che sicuramente non era all'altezza di Ducati, ma già non era all'altezza neanche di Yamaha. No. Quindi sarà bello carico e ci regalerà un campionato straordinario, però di questo ne parliamo alla fine. Rea lascia però la sua sella da pilota ufficiale Kawasaki e la lascia ad Axel, che scende da una Ducati privata del team motocorse per salire su una sella ufficiale. Sale in sella alla Kawasaki avendo un'eredità pesante, perché comunque prende la sella di Jonathan Rea, ricordiamo che è il pilota più titolato della World Superbike, e prende un pacchetto che negli ultimi anni non è che è stato dei migliori. Carlo, dici la tua. Qui sono un po' pessimista. Poi ovviamente anche per la stima, per posso dire quasi l'amicizia che mi lega ad Axel, spero assolutamente di sbagliarmi. Il suo lo vedo un compito molto molto difficile, che non vuol dire che non ci riesca, me lo auguro di cuore, però lui viene da una moto molto competitiva come è la Ducati. Abbiamo appena detto che Michael Ruben Rinaldi ha detto questa moto è praticamente uguale a quella che guidavo io nel team Aruba Ducati, quindi lascia una moto molto competitiva, un ambiente familiare, per andare in un team ufficiale su una moto che lui farà fatica a conoscere, a imparare, ma non perché lui non sia in grado, perché questa è una moto problematica, è una moto che va proprio perché ha molti limiti. Per sfruttarla al massimo ci vuole tempo e abilità, e quindi l'abilità Axel ce l'ha, ma gli ci vorrà del tempo. Poi vediamo a che punto arriveranno. Loves non è andato male nei test, ma sai, Loves aveva già girato, a parte su quella moto ci corre mi sembra da 3 anni, questo, cioè il prossimo sarà il terzo anno, poi aveva già i dati del weekend di gara. Axel c'è anche quello che non ha ancora nessun dato suo sulla Kawasaki, e quindi cosa vuol dire? Che in molti round arriverà in alcuni circuiti, dovrà incominciare sì, avrà i riferimenti di Loves e di Rea, ma lui guida in modo completamente diverso, quindi farà anche un po' fatica così a trovare l'assetto. Insomma, temo che avrà molte difficoltà, ma sono dall'altra parte fiducioso e gli auguro logicamente di risolvere al più presto e di essere competitivo. Sai, io ho citato i lati difficili, negativi se vogliamo dire. Parlando dei lati positivi, stimoli nuovi, essere entrato in un team ufficiale chiaramente gli dà una carica enorme. Lo stesso team ha comunque un pilota giovane che può, non dico plasmare, ma che può adattare appunto alla squadra, ai propri tecnici, quindi l'entusiasmo c'è, la voglia di fare c'è, il talento di Axel c'è, quindi ci sono molte cose positive. Ecco, vediamo, speriamo che prevalgano le cose positive su quelle invece difficili e a volte negative. Carlo, chiudiamo i test di Jerez parlando del pilota più atteso di tutte le categorie del motomondiale, perché parliamo di un avvenimento straordinario. Nessun pilota è stato lontano dal mondo delle corse per così tanto tempo per rientrare in un campionato mondiale. Ovviamente sto parlando di Andrea Iannone. Come l'hai visto? Molto bene, al di là dei tempi, allora anche in questo caso il talento del pilota non si discute. Avendo fatto questi tempi subito, cioè già al secondo giorno, poi il primo è stato, come abbiamo visto, soltanto metà giornata, comunque avendo fatto queste prestazioni vuol dire che lui è ancora veloce, che è il pilota che conoscevamo, e questo già è un bellissimo passo avanti. Vuol dire che i 4 anni non l'hanno arrugginito, non hanno intaccato la sua velocità, non hanno intaccato il suo talento, e questo è un dato importantissimo. Dopodiché è su una Ducati, è su un'ottima Ducati, quella del Team Go 11, quindi voglio dire i presupposti ci sono tutti. Non lo conoscevo, io con Iannone non ho mai passato. Gli parlai quando debuttò in 125, ma forse, anzi senza forse, 20 anni fa, ma a parte quello, vuol dire non lo conoscevo. L'ho intervistato 2 volte, mi ha dato l'impressione di un grande professionista, uno insomma che non lascia niente al caso, ben conscio della sua situazione, cioè di tornare a correre dopo 4 anni con tutte le difficoltà che può comportare, e molto attento, diciamo come dicevo prima, lui ha messo le mani avanti della serie
serie sì, ok, sono andato forte, ma il cammino è ancora lungo, poi la gara è un'altra cosa, tutto vero, e lui diciamo che vuol fare un passettino dopo l'altro, non vuole passare per così il dominatore che rientra, eccetera, perché sa di avere davanti un campionato molto difficile e sa che arriveranno le difficoltà e dovrà adattarsi, ci sono piste che non conosce, dovrà veramente incominciare poi ad adattarsi al team, perché un conto è fare dei test, un conto poi è in gara, quando ora il tempo se viene va bene, se non viene va bene uguale, quando si fa la Super Pole il tempo deve venire, devi montare la gomma e hai 3 minuti per fare il tuo best lap di tutto il round, quando poi l'acqua sale e quando l'adrenalina incomincia veramente a essere tanta, allora vedremo anche il secondo step, vedremo se Iannone, come io credo, riuscirà comunque ad essere competitivo anche in quelle condizioni. Però mi sembra un ottimo inizio il suo, anche proprio di approccio alla Superbike, non è arrivato dicendo come qualcuno a volte ha fatto, vabbè qui insomma, o come una volta disse Marini, sì, in Superbike fanno spettacolo perché commettono più errori. No, qui è semplicemente un campionato molto molto difficile, dove ci sono tanti piloti che vanno forte, le Ducati saranno 6 e Yamaha, come abbiamo visto, e anche BMW a mio parere con Toprak diventeranno competitivi, quindi insomma è un campionato molto difficile, lui lo sa e fa un passettino alla volta. Secondo me, ripeto, ha iniziato nel modo giusto, in tutti i sensi. Toprak, grande assente dei test a Jerez perché non ha avuto il permesso da Yamaha per provare la BMW. Lì abbiamo intervistato Dosoli, lì c'è un po' di, come posso dire, così di ping pong, si palleggiano le responsabilità. Dosoli ha detto, non è vero che noi le abbiamo detto no, noi le abbiamo detto puoi fare i test ad alcune condizioni, chiaramente non ci ha detto queste condizioni, non ne ho idea, qualcuno parla di un aspetto economico, io più che altro penso che Yamaha gli abbia detto, sicuramente gli avrà detto ok, fai i test ma non parli con la stampa, non parli con nessuno fino a quando non inizierai il tuo contratto con BMW. Quindi insomma alla fine si sono presi un po' così testa a testa, non hanno trovato l'accordo e alla fine Toprak, anche se aveva una gran voglia di salire sulla BMW, a Jerez non c'era. Ci sarà credo già a dicembre a Portimao, se non sbaglio, se non vado errato, ma niente, anche da lui mi aspetto che farà fatica, gli ci vorrà anche per lui un po' di tempo, diamogli 4-5 round a mio parere. Mentre per Iannone il grande punto interrogativo era sono stato fermo 4 anni, con Toprak il grande punto interrogativo è il team e la BMW riusciranno a fare quello che Toprak chiederà per cucirsi addosso la BMW, la M1000RR. Questo è il punto di domanda, no? Perché a parole hanno detto tutti di sì, però poi bisogna farle le cose. Lui ha uno stile di guida molto particolare, chiede una moto completamente diversa da quella degli altri, è un grande staccatore. Ecco, bisogna che tutti insieme preparino la moto come vuole lui. Se dovessero incominciare a dire no, guarda che noi abbiamo i nostri ingegneri a Monaco dicono che allora è un problema grosso. Alla luce dei test appena avvenuti e delle considerazioni fatte durante questa trasmissione, che campionato World Superbike 2024 dobbiamo aspettarci secondo te? Ma è uno dei più belli sicuramente degli ultimi anni, perché sarà ancora più combattuto, ma secondo me in modo diverso. Mentre quest'anno alla fine abbiamo assistito a una lotta a 2, negli anni precedenti la lotta era a 3, perché Johnny con la Kawasaki riusciva ogni tanto a intromettersi tra Toprak e Bautista. Quest'anno ci è riuscito poche volte, a parte la gara vinta sulla pista bagnata, eccetera, ma che è stato un po' un caso, lui stesso lo ha ammesso, però diciamo che è stata una lotta a 2. Il prossimo anno non mi stupirei se, magari non sempre, però in una gara Bautista e Johnny dovranno vedercela con Iannone, con Lowe's, con Bulega, con Rinaldi. Cioè, ripeto, non in tutte le gare, purtroppo non credo ci sarà una lotta in ogni gara con 8-9 piloti,
saranno comunque molto vicini, non è che ci saranno tutto questo divario, però vedo protagonisti diversi in round diversi. Il mio favorito rimane Bautista, dietro di lui Jonathan Ray, e poi veramente chi più ne ha più ne metta, per cui saranno tutte gare spettacolari. Molte volte magari lo spettacolo non sarà per il primo posto, se Alvaro riuscirà a imporre il suo ritmo, ma dietro di lui sicuramente Locatelli. Ora ne dimentico qualcuno sicuramente, ma insomma ce ne sono, perché no, Bassani magari da un certo punto del campionato in poi, se non subito ma magari più avanti, quindi tanti outsider che però in qualche gara saranno insider e non outsider. Ci auguriamo anche Danilo Petrucci che si possa inserire in questa kermesse. Assolutamente, un anno in più di esperienza, conosce la moto, sì, ripeto, sapevo che qualcuno lo dimenticavo, ho dimenticato Petrucci, ma anche qualcun altro, perché Gareth Gerloff con l'arrivo di Toprak sicuramente avrà degli stimoli nuovi, è stato il miglior pilota BMW di quest'anno alla fine, meglio di Scott Redding, e quindi voglio dire, non è detto che anche lui in qualche gara, come ha già fatto quest'anno, riesca a inserirsi nelle prime posizioni, quindi molti piloti, Van de Mark, insomma è un elenco troppo lungo. Poi, come sappiamo, quando arriva un pilota campione del mondo all'interno di una squadra, gli altri piloti vogliono dimostrare di non essere da meno, quindi danno quel quid in più che poi crea lo spettacolo che ci fa rimanere inchiodati sulla sedia o sul divano a guardare la gara. Toprak per Van de Mark, Redding e Gerloff sarà sicuramente uno stimolo e un riferimento. Non ho tanta fiducia in Scott Redding, ma in Gerloff sicuramente sì. Redding non lo so, forse andrà più forte ora che appesantiscono Bautista, spero di sì per lui, anche se magari non vedo troppa connessione tra le due cose, però lui ha insistito tanto, alla fine Bautista è stato penalizzato con questa legge anti-Bautista e vedremo, perché 7 kg non sono pochi, 6-7 kg daranno sicuramente noia, però alla Ducati sì, hanno appesantito il campione del mondo, ma Ducati partirà con i 500 giri che gli hanno tolto invece quest'anno nel 24, quindi la moto sarà più competitiva anche se un poco più pesante, quindi è un dare e avere, staremo a vedere, però sì, come dici tu, sicuramente Toprak in BMW alzerà l'asticella di tanto. Carlo, io ti ringrazio per le tue notizie, per essere sempre un nostro gradito ospite e un amico di Crazy Motor Life, prima di tutto. Grazie a voi per entrambe le cose. Se vi piacciono le trasmissioni che facciamo, non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale, c'è un tastino rosso semplicissimo, è gratuito, non pagate nulla e per noi sono uno stimolo ed un aiuto sempre a fare meglio. Carlo, ciao! Grazie Giacomo, ciao a tutti!